Ciao, vediamo insieme cosa sono le maschere e come utilizzarle con Photoshop. Innanzitutto di cosa si tratta. Le maschere rappresentano delle funzioni particolari e fondamentali di Adobe Photoshop che ci permettono di mostrare o nascondere porzioni di immagine oppure ci permettono di applicare degli effetti, come per esempio dei livelli di regolazione, su una parte specifica e controllata di un'immagine. Non esiste un solo tipo di maschere, non esiste una sola applicazione possibile. Vediamo per esempio la maschera di ritaglio. Abbiamo importato questa immagine nella nostra area di lavoro, dal pannello livelli andiamo a duplicare l'immagine trascinando il livello sfondo bloccato sull'iconcina in basso crea nuovo livello, in modo da creare e lavorare sul livello copia. Dopo aver fatto una copia dello sfondo iniziale ci spostiamo sulla palette degli strumenti e andiamo a selezionare lo strumento Ellisse. Da qui diamo un'occhiata al pannellino dinamico che si trova nella parte superiore, assicuriamoci che sia settata l'opzione forma, dopodiché appena sulla destra diamo un colore di riempimento bianco. Possiamo anche annullare il colore di traccia in questo modo. Dopodiché con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse andiamo a disegnare un cerchio proporzionale. Vediamo il livello ellisse che si trova esattamente sopra il livello sfondo copia. Bene, il nostro primo obiettivo, quindi il primo utilizzo di maschera, è quello di popolare il cerchio con una porzione dell'immagine al di sotto. Perciò andiamo a trascinare il livello dell'immagine appena sopra il livello del cerchio, della figura. Andiamo a nascondere il livello sfondo. Dopodiché con il livello dell'immagine copia selezionato andiamo a cliccare con tasto destro sulla funzione crea maschere di ritaglio e come vedete accanto al livello si è attivata la freccia verso il basso, significa che questo livello entra a far parte del livello appena inferiore, cioè il cerchio. Tradotto a livello visivo vediamo come il riempimento del cerchio è popolato da quella porzione di immagine dove il cerchio è stato disegnato, quindi i due occhi, il naso e parte della bocca. Con il livello sempre dell'immagine selezionato, se vado a spostarlo con la freccia, come potete vedere, io posso andare a cambiare l'orientamento dell'immagine all'interno dello spazio circolare, quindi all'interno del cerchio. Se invece vado a selezionare il livello del cerchio, poi vado a selezionare uno dei crocini che si trovano agli angoli e vado a spostarlo, io sposterò il cerchio ma l'immagine resterà ferma, bloccata. Quindi deciderò io quale porzione dell'immagine andare a inquadrare, o meglio ad accerchiare in questo caso con il cerchio. Volendo io posso anche condizionare il movimento e lo spostamento del cerchio con il suo contenuto, in questo caso la porzione di immagine, collegando entrambi i livelli con CTRL o Command più clic sul secondo livello selezionato in modo da selezionarli entrambi. Poi con il tasto destro vado a selezionare l'opzione collega livelli. A quel punto, nel momento in cui andrò a spostare con lo strumento sposta il cerchio e il suo contenuto, andrò a spostare entrambi contemporaneamente, come in questo caso. Tornerò a cliccare sui livelli collegati e sono collegati grazie alla catenella che vediamo qui sulla destra. Cliccando su scollega livelli andrò di nuovo a rendere autonome entrambe le parti che compongono questa maschera. In questo caso abbiamo fatto una maschera di ritaglio, cioè nel ritaglio sottostante il livello dell'immagine, cioè il livello cerchio, andiamo a inserire quella porzione di immagine. Una funzione interessante potrebbe essere quella di andare a collegare entrambi i livelli, duplicarli con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse si attiva la doppia freccia sul cursore, oppure spostando i livelli collegati sull'iconcina crea un nuovo livello. Dopodiché andiamo a spostare la maschera di ritaglio creata e possiamo andare in questo caso a sostituire questa immagine con un'altra immagine da far rientrare sempre all'interno del cerchio. Facciamo un esempio: ho selezionato il livello dello sfondo copia, dopodiché vado a selezionare un'altra immagine che potrebbe essere questa che ho già aperto in una linguetta a parte. Con CTRL o Command più J vado a fare una copia, CTRL o Command più clic sull'iconcina del livello vado a fare una selezione, dopodiché sempre con la combinazione di tasti CTRL o Command C vado a copiare, mantengo il livello dell'immagine da sostituire selezionato e CTRL o Command V e la vado a inserire esattamente sopra il livello sfondo copia da sostituire. Che cosa farò? Col tasto destro sulla nuova immagine che abbiamo incorporato nella tavola di lavoro andrò a cliccare su crea maschera di ritaglio e lui automaticamente la associerà sul cerchio appena sottostante. Chiaramente in questo caso andremo a scollegare i due livelli. Ora ho nascosto il livello sfondo copia e resta attivo questo. Chiaramente adesso l'immagine è molto più grande perché ha grandezza naturale rispetto al cerchio. Che cosa farò? Andrò a selezionare uno dei crocini che si trovano agli angoli, poi facendo uno zoom all'indietro con Alt e scroll del mouse andrò a ridimensionare in modo proporzionale l'immagine per farla entrare armonicamente all'interno del tondino.
Ecco un secondo esempio di maschera di ritagli. Andrò poi in alto nel pannello dinamico a cliccare su conferma trasformazione. Vediamo ora come applicare una maschera su un livello di regolazione, quindi mostrando un particolare effetto su una porzione di immagine totalmente controllata. Ci troviamo quindi adesso su questa immagine, andiamo a duplicare il livello sfondo, trasciniamolo in basso verso l'iconcina crea un nuovo livello, dopodiché con lo sfondo copia selezionato torniamo nella parte bassa del pannello livelli e clicchiamo su crea nuovo livello di riempimento di regolazione. Si apre questo menu a tendina, qui ci sono i vari livelli di regolazione. Andiamo ad applicare ad esempio il livello di regolazione dell'esposizione, cioè andiamo a regolare l'esposizione, quindi la luminosità effettiva e cromatica dell'immagine. Ora si apre il pannellino proprietà del livello di regolazione dell'esposizione, qui possiamo andare a parametrare i vari fattori, quindi l'esposizione, lo spostamento e la correzione del colore. Andiamo quindi ad aumentare il livello dell'esposizione, come vedete live aumenta in maniera molto forte e molto intensa il livello della luminosità. Chiaramente questo è un tipo di filtro estremamente invasivo, quindi molto potente, perciò ci basta una variazione leggera. Torniamo sul pannello livelli. Come vedete a ogni livello di regolazione viene applicata automaticamente una maschera bianca. Significa che all'interno di questa maschera bianca con un pennello nero possiamo andare a nascondere parti dell'immagine sulle quali non applicare l'effetto. Facciamo un esempio: mi sposto sulla palette degli strumenti, vado a selezionare lo strumento pennello, mi assicuro che il colore di riempimento principale sia impostato come nero nella parte bassa, altrimenti con un doppio clic lo vado ad attivare dalla tavolozza dei colori. Dopodiché vado a regolare eventualmente col tasto destro sull'immagine la dimensione della punta del pennello, vado a selezionare la maschera del livello esposizione e vado a colorare le parti dell'immagine sulle quali non voglio applicare l'effetto. Come vedete, le parti che vado a colorare con il pennello vanno a nascondere l'effetto del livello di regolazione dell'esposizione. In questo modo posso decidere quindi di applicare il livello di regolazione dell'esposizione soltanto magari sul soggetto principale della foto, quindi sulla modella. Se vado poi sul pannello livelli a nascondere il livello dell'esposizione, torno chiaramente a visualizzare l'immagine originale senza effetti. Ora vediamo un altro tipo di applicazione che possiamo fare con i livelli di regolazione e le maschere. Torno a selezionare lo sfondo copia, poi mi sposto di nuovo sulla parte finale del pannello livelli e vado ad aggiungere un nuovo livello di regolazione, come per esempio tonalità e saturazione, che mi permette di modificare i colori e le tonalità dei colori, il livello di saturazione, quindi l'intensità della presenza dei colori sull'immagine, o attraverso i tre parametri che vediamo, tonalità, saturazione e luminosità, oppure dopo aver associato queste modifiche solo a un determinato tipo di colore presente sull'immagine, cioè i pixel rossi, gialli, verdi, ciano, blu, magenta. Applichiamo queste modifiche all'intera immagine, quindi lasciamo il menu a tendina su composita e andiamo ad aumentare per esempio la saturazione, come in questo caso, aumentando leggermente sia la tonalità che la saturazione. Torno sul pannello livelli. Come vedete automaticamente il sistema ha applicato una maschera al livello di regolazione tonalità saturazioni. Se faccio un doppio clic e riapro il pannello proprietà del livello di regolazione tonalità e saturazione, mi sposto nella parte bassa e mi assicuro di associare questo livello di regolazione solo ed esclusivamente al livello dell'immagine che si trova immediatamente sotto, facendo un clic su quest'iconcina. Torno sul pannello livelli. In questo modo io sto facendo agire il livello di regolazione solo sul livello sfondo copia. Nel caso in cui ci fossero altri livelli, questi non subirebbero variazioni, quindi non subirebbero l'effetto di regolazione del colore in questo caso. Dopodiché, tornando a selezionare il livello sfondo copia, con la combinazione di tasti Alt più clic su crea maschera di livello, che vediamo in basso, vado a creare una maschera nera. La maschera nera mi permette invece di decidere cosa mostrare. In questo caso mi permette di decidere dove mostrare l'effetto di tonalità saturazione che abbiamo appena parametrato. Con la maschera nera selezionata torno a selezionare lo strumento pennello, mi assicuro che il colore in primo piano sia il bianco, perché diversamente dalla maschera bianca, per mostrare un effetto su una maschera nera dobbiamo utilizzare il colore bianco, e esattamente all'inverso. Dopodiché con il pennello e la punta che abbiamo già regolato mi sposto sull'immagine e vado a decidere dove mostrare l'effetto, per esempio sul volto della ragazza in foto. In questo caso sto decidendo dove mostrare l'effetto di regolazione della tonalità e saturazione che ho precedentemente configurato, lasciando tutto il resto dell'immagine esattamente al suo stato originale. Ora, se vado col tasto destro sulla maschera nera,
e vado a cliccare su disattiva maschera, vedrò come il livello di regolazione tonalità saturazione viene applicato all'intera immagine e non soltanto alla parte che abbiamo reso visibile. Se faccio di nuovo un clic, rendo visibile l'effetto solo sulla parte che ho colorato col pennello, che vediamo nella miniatura nera attraverso la sagoma bianca, che è praticamente il risultato della nostra pennellata. Se vado a disattivare il livello superiore, quello della tonalità e della saturazione, vedrò tornare l'immagine al suo stato originale. Quindi in questo caso ho utilizzato una maschera nera per andare a mostrare l'effetto solo su una porzione della foto. Un altro esempio di maschera potrebbe essere utilizzato su questa immagine. Ad esempio, dopo che abbiamo duplicato il livello sfondo in modo da poter lavorare sullo sfondo copia, possiamo andare ad applicare un altro livello esattamente a metà tra i due, un livello vuoto, sul quale applicare per esempio un colore di sfondo. Potrebbe essere, decidendolo dalla tavolozza dei colori, per esempio questa sfumatura di rosso. Facendo un clic con lo strumento secchiello andiamo a disegnare il livello sfondo di rosso. Se nascondiamo il primo livello, lo sfondo bloccato, e il terzo, vediamo lo sfondo colore che abbiamo appena disegnato. Mostriamo quindi lo sfondo copia e il livello colore, dopodiché torniamo sullo sfondo copia, andiamo ad applicare una maschera, cliccando sempre sull'iconcina nella parte bassa, in questo caso la maschera bianca, quindi andiamo a selezionare il pennello e assicuriamoci che il colore in primo piano sia nero, dopodiché andiamo a tracciare delle linee molto spesse sul soggetto e, come vediamo, automaticamente il programma ci mostra quello che c'è immediatamente sotto, cioè lo sfondo rosso. Vediamo le linee nere sulla maschera di ritaglio, significa che le parti nere mostrano ciò che c'è esattamente sotto, cioè le parti nere mostrano il livello sottostante. Se vado a disattivare con il tasto destro la maschera, tornerò a visualizzare il livello dell'immagine integrale, senza quindi nessuna, tra virgolette, finestra che mi mostra il contenuto del livello sottostante. Torno con un clic ad attivare la maschera e rivedrò parti dello sfondo sottostante. Cliccando col tasto destro poi posso accedere anche ad altre funzioni come l'eliminazione della maschera oppure l'applicazione della maschera su una selezione. Se invece vado a eliminare la maschera applicata e vado a spostare il livello sfondo colorato al di sopra del livello dell'immagine e vado ad applicare invece la maschera sul livello sfondo, in questo modo, con il pennello e il colore nero, deciderò di mostrare soltanto determinate parti dell'immagine. In questo caso facciamo finta che voglio mostrare soltanto il soggetto che si trova sullo sfondo copia, quindi nel livello sottostante. Per poter lavorare meglio mi sposto sul parametro opacità che sta nella parte superiore del pannello livelli e vado a diminuire leggermente l'opacità in modo da poter agire meglio con il pennello nero. Torno a selezionare quindi la maschera e vado a colorare di nero soltanto la parte di immagine che voglio rendere visibile. Chiaramente posso andare a correggere le parti in eccesso con il pennello bianco. Faccio uno zoom in avanti, vado a selezionare il colore bianco. Col tasto destro vado a diminuire la dimensione della punta del pennello in modo da andare a perfezionare il mio intervento con la maschera, andando in questo caso a nascondere le parti che non devono far parte appunto del risultato finale. Posso utilizzare anche la scorciatoia della tastiera X in modo da switchare tra i due colori bianco e nero. Bene, ora torno a selezionare il livello maschera, vado a ripristinare l'opacità al 100% ed ecco l'effetto finale. Questo è un tipo di tecnica che può essere utilizzata per esempio in alcune grafiche personalizzate per enfatizzare un soggetto mantenendo un contorno colorato tutto attorno al soggetto principale. Se vado a nascondere il livello con lo sfondo colorato vedrò l'immagine sottostante nella sua interezza, se vado a mostrarlo vedrò soltanto la parte colorata attorno perché abbiamo mascherato la sagoma dell'immagine sottostante grazie al pennello nero sulla maschera bianca. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video! I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops.